Direi però che è venuto il momento di fare qualche curva un po' più seria a bordo della nostra S5, andiamo a lanciarci un pochino. Arriva l'estate ed anche per l'Audi A5 è arrivato finalmente il momento di mostrarsi nella sua variante cabriolet, la seconda generazione della coupé di Ingolstadt, quindi perde anche questa volta il tetto in favore di una capotta in tela, decisamente romantica nel look, ma anche decisamente tecnologica, perché pensate, in grado di aprirsi e chiudersi in appena 15 secondi, anzi si apre in 15 e si chiude in 18 fino a 50 km/h. La vettura è una 2+2, quindi è in grado di ospitare 2 persone comode davanti e 2 persone un po' più scomode dietro. È lunga 4,69 m, larga 1,84 m, ma soprattutto alta 1,38 m, quindi ha veramente le dimensioni e le sembianze della sorella coupé. Alla stregua della sorella coupé mantiene un passo di 2,76 m, passo che ha permesso di integrare una linea decisamente filante. Questa è sicuramente una delle belle caratteristiche di questa vettura. Non è molto diversa dal modello precedente, nonostante non ci sia un solo lamerato identico, ma diciamo l'impressione generale è simile, proprio per mantenere la continuità tra i modelli. Mi piace molto il gruppo ottico LED, anche perché è davvero molto sofisticato. Attenzione, perché si trova solamente nei modelli di punta, altrimenti nelle versioni base vi beccate lo xeno. Mentre per quanto riguarda la parte inferiore, questo non è un fendinebbia ma un sensore di distanza, trova a posto questa feritoia, che altro non è che un sistema per andare a deviare il flusso all'interno del passaruota, andare a svuotare un po' di pressione che si crea all'interno, migliorando il CX della vettura. Rimane come al solito la calandra single frame, davvero molto bella nell'esecuzione in questa declinazione S5, con appunto il badge S5 qui sulla sinistra, il logo Audi al centro, ma poi appunto un sistema che va ad integrare anche questi listelli cromati, all'interno del quale corre questa plastica satinata nera. Una vettura davvero molto sofisticata per quanto riguarda il look della zona anteriore, ma anche la zona laterale è davvero molto ben disegnata, con questa linea ad onda che riprende un po' quella della 5 tradizionale, ma va ad evolverla utilizzando anche i plus che vengono proposti dalla parte industriale del gruppo Volkswagen. Questa vettura utilizza lamiere stampate a caldo, e una cosa che vi invito sempre a notare quando andiamo a vedere delle Volkswagen o comunque delle vetture di ultima generazione del gruppo è quanto profonde siano le nervature, ma soprattutto come siano belli i chiaroscuri che queste nervature vanno a creare, assicurando un bel movimento alla vettura stessa. Ruote in questo caso da 19 pollici, 255 35 19. La zona posteriore è anch'essa molto elaborata, con i gruppi ottici che riprendono sostanzialmente quanto abbiamo già visto sulla Audi A4, e la zona inferiore col doppio scarico laterale, un piccolo estrattore dell'aria al centro. Come vedete, la linea di cintura è molto bassa e molto filante, la capotta viene integrata perfettamente all'interno della linea della vettura, ma anche a livello divano bagagli, come vedete, ce n'è molto, perché il mio trolley da cabina trova posto comodamente, volendo qua di fianco ce ne starebbe un altro. 380 i litri disponibili. Nel momento in cui andiamo ad alzare la capotta, questa vasca sale, si recuperano altri 60 litri supplementari. Andiamo a salire a bordo e vi faccio vedere come è fatta dentro. Intanto il braccino rientra per farci salire all'interno della vettura. Direi materiali innanzitutto di elevatissima qualità, questo è tipico degli standard Audi. Bellissima questa finitura in fibra di carbonio che corre lungo la plancia, ma anche all'interno del tunnel centrale. Anche questo materiale plastico tipo vinile, guardate che bella che è questa finitura. E poi mi piace moltissimo ovviamente farvi come al solito notare il cruscotto MMI. Guardate la definizione che ha questa mappa Google Earth, davvero eccezionale. Poi guardate anche la velocità che ha nel muoversi questo schermo, con tanto di visualizzazione sportiva, selezionabile ovviamente attraverso i comandi al volante. Qui dietro troviamo il cruise control attivo con tutte le sue funzioni. Il driving mode lo possiamo selezionare direttamente all'interno della plancia, un driving mode che soprattutto nell'S5 va a modificare tantissime cose, ma lo vedremo dopo nella parte guidate. La temperatura all'interno della zona centrale, con i suoi bei tastini per andare a regolare tutte le varie funzioni, sedili riscaldabili eccetera eccetera. Una vettura davvero al top di gamma per quanto riguarda queste cose. Mi piace molto anche il sedile, guardate la bellezza di questo sedile che all'interno vanta una finitura in stoffa, mentre ai lati ha la pelle con cucitura a contrasto. Troviamo sotto al bracciolo anche lo spazio per andare a riporre il nostro iPhone. In questo caso abbiamo anche un potenziatore del segnale dell'antenna, ma soprattutto all'interno troviamo anche Apple CarPlay. Eccolo qui, ve lo faccio vedere all'interno del sistema. Qui abbiamo tantissime funzionalità, tra cui anche appunto quello di Apple CarPlay, e ci sono tutte le mie cose all'interno del sistema. Dunque davvero il massimo della tecnologia all'interno di questa vettura. Mi è venuta in mente una persona che potrebbe essere davvero interessata. Hey Siri, chiama Andrea Galeazzi.
Pronto? Ciao Andrea, sono Emiliano, sono a bordo di una S5 Cabrio e sto provando una nuova funzione. Che bella! E sto provando una nuova funzione che forse tu non conosci, ma hanno messo i microfoni sulla cintura di sicurezza. Una figata. Geniale, così quando è aperta. Esatto, infatti adesso io la volevo aprire, volevo stare al telefono con te, volevo aprirla perché posso aprirla anche sotto ai 50 km/h, la posso aprire in 19 secondi, volevo vedere con te se anche aprendola poi si sente bene, siccome tu sei molto tecnologico. A Milano oggi è giornata fantastica. Davvero, sai che anche qua c'è un sole della Madonna? Davvero, si sta benissimo. Io adesso l'ho aperta la macchina, come mi senti? Dopo 350 minuti. È assolutamente uguale a prima. Uguale a prima? Mi sento molto bene. Ecco, io sto viaggiando adesso non sento nessun tipo di differenza. Ecco, sto viaggiando a 80 km/h col tetto aperto, che figata, bellissimo. Hanno avuto, devo dire, una bella idea, perché poi alla fine permettono di godersi anche attraverso questi piccoli dettagli o dettagli come l'aria sul collo, piccoli altri dettagli che sono molto curati, permettono di godersi una cabriolet anche nei mesi invernali. Ma io comunque l'apro anche a -5, l'ho sempre fatto, mi dava un bel pasto, ma l'ho goduta sempre quando c'è il sole in cabrio. Perché tu sei un signore. Ciao Andrea, grazie. Ciao. 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 Eccoci al volante della nostra Audi S5 Cabriolet, una vettura molto speciale perché la S5, a differenza dell'A5, monta un propulsore V6 di 3000 di cilindrata con 354 cavalli, 500 Nm di coppia massima, che permettono a questa S5 di andare davvero fortissimo. Pesa 1840 kg, quindi non è una vettura leggerissima, pesa 120 kg in più rispetto all'Audi S5 dalla quale deriva, che pesa appunto 1720, ma ha parecchia freccia su arco perché il telaio MLB permette di utilizzare anche le sospensioni attive che sono presenti su questa versione. Sono un elemento opzionale, ma io lo suggerisco perché in base alla tipologia di guida sono in grado di adattare la risposta dell'ammortizzatore e quindi anche di adattare la guida stessa della vettura. Anche lo sterzo ha una funzionalità simile, ha intervento variabile, ha una cremagliera di intervento variabile che permette appunto di essere molto più veloce nel momento in cui andiamo a guidare sullo stretto, ma anche molto più lento e molto diciamo più pastoso nel momento in cui andiamo a guidare sul veloce. Quindi è una vettura che cambia notevolmente faccia sulla base della tipologia di guida che stiamo andando ad adottare, cambia faccia anche sulla voglia che avete di guidarla in modalità en plein air o in modalità chiusa. Pensate che si riesce ad aprire in 15 secondi, si richiude in 18, quindi è molto veloce da questo punto di vista. Audi ha fatto un gran lavoro sulla capotta, una capotta che occupa pochissimo spazio come avete visto prima nella parte statica, 380 litri di bagagliaio, 320 nel momento in cui andiamo ad aprire la capotta. Da 0 a 100 in 5 secondi e 1 fa 250 km/h di velocità massima. Quello che mi piace è che questa trazione integrale lavora davvero benissimo perché riesce a ripartire molto bene la coppia tra l'asse posteriore e quello anteriore. Sono partito dall'asse posteriore perché, a differenza di quello che avviene invece sulle Audi con piattaforma MQB, questa MLB è stata pensata per essere prima di tutto una trazione posteriore. Direi però che è venuto il momento di fare qualche curva un po' più seria a bordo della nostra S5, andiamo a lanciarci un pochino. Bella, allora l'assetto l'avevo già visto, è molto progressiva, è bella paccioccona la macchina, permettetemi questo termine perché so che non è un termine tecnico, ma era giusto per descrivervi la sensazione che si ha a bordo di questa vettura. Si sente che la vettura è un po' pesante, ma ha una bella progressione ed è veramente molto ben bilanciata, e soprattutto quello che mi piace è che si muove davvero molto agilmente in questa
strada. Guardate quanto stretta è, davvero piacevole il modo in cui si muove, molto veloce. È davvero incredibile pensare che una vettura cabriolet a 4 posti, la configurazione di questa vettura è esattamente questa. È incredibile pensare come si riesca a muovere così agilmente in una strada di questo genere. Bello il cambio, devo dire che è abbastanza incline a sposare le caratteristiche di potenza di coppia di questo motore, soprattutto nella rapportatura. Avete sempre un rapporto giusto per uscire veloce dalle curve. Bella anche l'erogazione del motore, che è particolarmente brillante. Devo dire che la cosa che mi piace di più è appunto questa rotondità nella progressione che si ha guidandola anche nell'inserimento in curva. Guardate che bene si inserisce, è una macchina davvero molto, molto ben bilanciata e che si sa far voler bene. Insomma, è una vettura piacevole da guidare, una S5 che è in grado di adattarsi sia al fatto che voi vogliate andare a passeggio, sia al fatto che vogliate darci dentro un po' con il piede del destro. È chiaro che è un pochino più orientata al comfort di bordo, soprattutto in questa versione cabriolet. La versione S5 Coupé è un po' più reattiva, è un po' meno pastosa nell'utilizzo, soprattutto nel pennellare le curve. È una vettura un pochino più reattiva rispetto a questa. Questa ovviamente deve anche compensare una diminuzione di rigidità torsonale che ovviamente c'è rispetto alla variante Coupé. Rimane comunque una vettura davvero molto bella, con un suono molto interessante e devo dire dotata di tantissime funzionalità di bordo che la rendono molto interessante, a partire dal virtual cockpit che abbiamo qui davanti a noi. Lo vedete, adesso posso andare ad impostare la mappa, ad esempio. Guardate quanto bella è questa mappa, la risoluzione è Google Earth, si vede esattamente come la vedete sul vostro computer di casa. Ovviamente la cosa è ridondante, ma questo succede nel momento in cui andiamo a selezionare la mappa. Volendo posso andare a selezionare la radio, il multimedia o il telefono e su questo display si vede tutt'altro. E su questo bel ponte che ci sta riportando a Cadice facciamo qualche considerazione finale su questa vettura. Un Audi A5 che mi è piaciuta moltissimo nella versione coupé, mi continua a piacere anche nella variante cabriolet, perché è in grado di combinare molto bene due mondi, quello del comfort e quello della sportività, portandoli un pochino più all'estremo nella variante S5 che stiamo guidando in questo momento. Una variante ovviamente più elitaria, costa molto di più, siamo sopra i 75.000 euro, e poi ovviamente in Italia paga anche una certa quota di superbollo che di certo non fa piacere. Il giorno in cui lo leveranno sarà sempre troppo tardi. Detto questo, però, la S5 forse è la massima espressione di questo concetto, perché riesce davvero ad essere molto silenziosa quando andiamo piano, ma anche molto rigida, l'avete visto, quando andiamo a guidare forte, ed è una vettura che comunque non è un RS per quanto riguarda il suo essere estremo, rimane abbastanza confortevole anche nel suo essere sportivo. Permettetemi questo giro di parole, ma è esattamente questo, una vettura cabrio nel vero senso della parola, con però tutti i vantaggi della rispettiva versione coupé. Prova terminata, la S5 è davvero bellissima da guidare, molto rotonda, molto armonica, molto morbida quando vuole, ma sa essere anche ruggente tra le curve quando andiamo a spingere forte. Ho appena provato anche la 2000 TDI, ha i consumi decisamente molto più contenuti, perde molto in termini di verve sportiva, è sicuramente una macchina adatta per chi vuole fare molta strada. 52.950 il prezzo d'attacco alla gamma della 2000 TDI, mentre se avete qualcosa in più da spendere e volete qualcosa in più ovviamente in termini di prestazioni, si sale a 75.450 euro per la S5. Saranno disponibili anche il 2000 TFSI da 190 cavalli, il 2000 TFSI da 252 cavalli anche con trazione integrale, poi ci saranno anche i 3000 TDI da 218 e 284 cavalli. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. Ciao!